Ciao ragazzi e benvenuti in questo video e sul canale di Tyrell Academy. Come avrete capito dal titolo, in questo video parliamo di una famiglia di strategie un po' particolare e che tende a dividere i trader in due categorie. C'è chi le odia e le considera un metodo stupido per perdere soldi e poi c'è chi le ama e le ritiene un ottimo sistema per ottenere dei profitti costanti e stabili nel tempo. Stiamo parlando delle strategie a mediazione, o anche dette a griglia o a martingala. Subito dopo la sigla capiremo cosa sono e quali sono i rischi e i benefici di queste tecniche di trading. Dopodiché vi parlerò della strategia sviluppata da Tyrell Academy e che potete scaricare e provare gratuitamente. Per cui mettetevi comodi e ci vediamo subito dopo la sigla. Bene ragazzi, come vi ho anticipato nell'introduzione, in questo video parliamo di strategie a mediazione, o più comunemente dette a griglia o a martingala. Ma cosa sono e come funzionano? Le strategie a mediazione sono strategie relativamente semplici, con la caratteristica di cambiare il loro modo di operare a seconda che ci si trovi a favore di trend o contro trend. Quando si è a favore di trend, l'operatività è molto veloce e dinamica e consiste nell'apertura e chiusura in sequenza di operazioni che hanno come obiettivo pochi pip di guadagno. Nell'esempio che vedete, il trend dei prezzi è chiaramente crescente e la strategia apre e chiude una successione di ordini in acquisto accumulando di volta in volta piccoli guadagni. Nel caso di operatività contro trend, la strategia prevede invece l'apertura di operazioni multiple contrarie alla direzione del trend, in modo da creare una vera e propria griglia di ordini a determinati intervalli di prezzo e tempo. Nell'esempio che vi sto mostrando, il trend è discendente e la strategia apre una successione di ordini in acquisto a prezzi decrescenti, che ovviamente vanno in perdita, con l'obiettivo di avvicinare sempre di più il prezzo medio di acquisto delle varie operazioni al prezzo attuale dello strumento finanziario. Nel momento in cui il prezzo dello strumento in esame cambia direzione e torna a crescere, supera il prezzo medio di acquisto della griglia, portando l'insieme degli ordini complessivamente in guadagno e, nel momento in cui viene raggiunto l'obiettivo di profitto prestabilito, tutti gli ordini vengono chiusi contemporaneamente. Spesso le tecniche a mediazione prevedono anche l'utilizzo della martingala, che consiste nell'aumentare progressivamente il volume dell'operazione man mano che aumentano gli ordini contro trend, con l'obiettivo di avvicinare sempre di più il prezzo medio di acquisto a quello corrente e per poter chiudere tutti gli ordini aperti nel minor tempo possibile. Chiaramente l'utilizzo della martingala aumenta esponenzialmente l'esposizione al mercato e le eventuali perdite in fase di trend contrario, per cui si tratta di un aspetto critico su cui va posta molta attenzione. Riprendendo l'esempio precedente in cui il trend era discendente, è possibile notare come nel caso dell'utilizzo della martingala il prezzo medio si avvicini molto più velocemente al prezzo dello strumento finanziario, col vantaggio di chiudere la griglia molto prima. Ma chiaramente il capitale investito e quindi il rischio è decisamente maggiore. Quello che abbiamo visto è la tecnica base delle strategie a griglia. È chiaro che si possono sviluppare un'infinità di alternative modificando la gestione delle size, integrando vari indicatori o sfruttando la correlazione tra gli strumenti finanziari. Ma tutte prevedono comunque un'operatività molto dinamica con la chiusura delle operazioni in profitto di pochi pip e la costruzione di griglie di operazioni dello stesso tipo in fase di trend contrario. Ora che abbiamo chiarito come funzionano le strategie a griglia, vediamo di analizzarne i rischi ed i benefici partendo proprio dai primi, in modo da conoscere a cosa si può andare incontro quando si utilizzano strategie di questo genere. Osservando l'operatività di un semplice esempio di strategia a griglia, è facile rendersi conto che è possibile suddividere l'esecuzione in due fasi. Quelle in cui il mercato è laterale o a fasi di trend poco durature, in cui la strategia opera chiudendo le operazioni in profitto in breve tempo, e quelle invece in cui il mercato si muove in trend e la strategia apre un numero elevato di operazioni contrarie alla direzione del mercato,
aumentando di volta in volta l'esposizione e la perdita delle posizioni aperte. Inutile dire che sono proprio queste le fasi che mettono in difficoltà questa tipologia di strategia, con il rischio concreto di avere dei drawdown molto elevati o addirittura di mandare in margin call il conto e perdere tutto il capitale. Per cercare di risolvere o perlomeno ridurre tali rischi, oltre alla messa a punto dei vari parametri che compongono la strategia e all'introduzione di tecniche che impediscono l'apertura di ordini contro trend, è generalmente consigliato utilizzare account di trading che siano sufficientemente capitalizzati, nell'ordine di qualche decina di migliaia di euro, e con leva molto alta, superiore a 1.200 o 1.500. In merito alla capitalizzazione è chiaro che pochi possono permettersi di investire 50 o 100 mila euro in un conto di trading. Tuttavia il problema è facilmente risolvibile utilizzando i conti chiamati cent o centesimali, nei quali il capitale viene convertito da unità di euro a centesimi di euro, per cui con un capitale di, ad esempio, 1000 euro è possibile operare con il capitale equivalente di 100.000 euro. È un po' come se in un conto standard si potessero aprire operazioni 100 volte più piccole, con il vantaggio di poter frazionare maggiormente le size delle singole operazioni. Per quanto riguarda la leva, è chiaro che per aprire conti di trading con leve elevate è necessario affidarsi a broker extraeuropei. Ma ormai l'offerta è davvero ampia e si possono trovare broker altamente affidabili che offrono conti con leva 1.500 o addirittura 1.1000 senza particolari problemi. Passando ai benefici, è evidente che si tratta di strategie piuttosto semplici e meccaniche, per cui è relativamente facile programmare un trading system che operi in completa autonomia. Inoltre, escludendo le fasi di trend prolungato dello strumento finanziario, nelle quali abbiamo visto che la strategia tende ad andare in difficoltà, le tecniche a mediazione hanno il grande vantaggio di generare dei profitti molto costanti e stabili nel tempo, sia nelle fasi di lateralità che quelle di tendenza del mercato. Inoltre possono lavorare piuttosto bene su una moltitudine di strumenti finanziari, con il vantaggio di differenziare l'operatività. Riassumendo, quindi, è possibile dire che le strategie a mediazione, per poter operare in sicurezza con un rischio moderato, necessitano di capitali importanti e leve elevate, ma di positivo consentono di guadagnare costantemente giorno dopo giorno. Bene, ora che abbiamo capito di cosa si tratta e analizzato i rischi ed i benefici di questo genere di strategie, non vi nascondo che Tyrell Academy non ha mai visto di buon occhio le strategie a mediazione, in quanto, come abbiamo visto, se utilizzate con un'esposizione eccessiva, possono essere davvero molto rischiose. Nonostante questo, da quando abbiamo aperto questo canale YouTube, siamo stati contattati da diversi iscritti che ci hanno chiesto se avessimo mai sviluppato una strategia di questo tipo da mettere a loro disposizione. Inoltre, facendo una ricerca sia nei vari social che negli stessi marketplace della MetaTrader, ci siamo resi conto che le tecniche a mediazione, anche se vendute a prezzi piuttosto elevati, sembrano essere ampiamente utilizzate ed apprezzate dai trader retail, quindi dai piccoli trader privati. Ma la cosa che ci ha più sorpreso è il loro utilizzo anche a livello istituzionale dai grandi fondi di investimento. La cosa ci ha quindi incuriositi ed abbiamo deciso di metterci al lavoro e sviluppare un nostro trading system che facesse uso delle tecniche di mediazione e vedere che risultati fosse davvero possibile ottenere. Prima di iniziare con lo sviluppo della strategia abbiamo definito delle specifiche sia per quanto riguarda le performance minime da ottenere, sia per quanto riguarda le modalità di validazione. Anzitutto, prima di parlare di rendimenti, è necessario essere realistici. Osservando le performance di alcune proposte online e facendo vari test preliminari, abbiamo visto che è praticamente impossibile ottenere rendimenti costanti nel tempo del 5 o addirittura del 10% al mese, come tanti promettono. Magari è possibile per 1, 2 o forse 3 mesi consecutivi, magari anche per un anno, ma la probabilità di perdere tutto il capitale è molto elevata. Con questi sistemi, vista la necessità di capitali importanti da mettere a margine per resistere alle fasi di trend durature,
È molto più realistico ottenere dei rendimenti intorno all'1% mensile. Per cui, giusto per darvi un consiglio, fate molta attenzione a chi vi promette il 5% al mese con un capitale di soli 1000 euro, perché molto probabilmente vi farà perdere tutto. Fatta questa fondamentale premessa, abbiamo stabilito che il sistema deve essere in grado di generare un rendimento medio mensile almeno dell'1,5% e deve poter essere utilizzato con un capitale inferiore a 10.000 euro. Inoltre, per quanto riguarda la gestione del rischio e la validazione della strategia, abbiamo stabilito che deve subire al massimo un drawdown del 25%, calcolato sul capitale iniziale, nell'arco almeno degli ultimi 10 anni. Per cui abbiamo fissato come data iniziale del backtest il 1 gennaio del 2013. Per finire, la strategia deve essere in grado di rispettare tutti questi requisiti su diversi cross valutari per dare la possibilità di creare un portafoglio di strategie. Quest'ultimo requisito ci fornisce il vantaggio di poter diversificare il portafoglio, ridurre il rischio specifico relativo al singolo strumento finanziario, ottenere dei profitti anche nel caso in cui uno dei cross sia in fase di trend mettendo in difficoltà la strategia e soprattutto ottimizzare l'uso del capitale sfruttando la decorrelazione fra gli strumenti per ottenere rendimenti superiori. Sulla base di questi requisiti, dopo vari mesi di sviluppo e test, abbiamo finalmente rilasciato la nostra strategia di mediazione che abbiamo chiamato Nexus e che prima di proporla in questo video abbiamo fatto provare ad una trentina di nostri amici e collaboratori, sia trader che non, con l'obiettivo di ottenere delle opinioni e dei suggerimenti per poter migliorare ulteriormente l'operatività della strategia. Nexus è un expert advisor sviluppato sia per MetaTrader 4 che MetaTrader 5 che opera solamente nelle fasi di inversione di trend individuate grazie all'uso di una serie di indicatori. La strategia può operare contemporaneamente su 6 coppie di valute con rendimenti variabili tra l'1,5% ed il 3% al mese e per ogni coppia servono capitali inferiori a 10.000 euro, in modo che ci si possa costruire un portafoglio di strategie in base al capitale che si decide di investire. I capitali indicati sono quelli che storicamente hanno portato ad un drawdown massimo del 25% dal 2013, ma se si accetta un rischio più alto, a parità di capitale, è possibile investire cifre più elevate, ottenendo di conseguenza rendimenti maggiori. Per gestire la strategia e controllarne l'operatività sui 6 cross valutari, abbiamo sviluppato una dashboard interattiva in cui, oltre al profitto generato, è possibile monitorare nel dettaglio l'operatività sui vari strumenti, conoscere come e dove è allocato il capitale e sapere istante per istante il drawdown sui vari strumenti, in modo così da poter intervenire rapidamente in caso di necessità. Come ho detto poco fa, Tyrell Academy è sempre stata molto scettica in merito a queste tipologie di strategie, per cui se non fossimo davvero soddisfatti del lavoro fatto e dei risultati ottenuti, ovviamente non ve ne avremmo mai parlato sul nostro canale YouTube. Ora ci interessa avere anche un vostro parere e capire cosa ne pensate delle strategie a mediazione e di Nexus in particolare. Per cui, se siete interessati, potete scaricare e provare liberamente l'Expert Advisor per un mese. Qui sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti e la nostra mail. Sul sito trovate anche la guida per l'installazione e l'impostazione dei parametri, ma in caso di necessità potete tranquillamente scriverci e farci tutte le domande che volete. Per finire, dal sito potete scaricare i backtest svolti con MetaTrader 5 sui singoli strumenti finanziari per poterli analizzare con calma e valutarne le performance. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate capito come operano le strategie a griglia e che abbiate voglia di provare Nexus, in quanto siamo molto curiosi di sapere cosa ne pensate, soprattutto quella parte di voi che ha un'idea negativa delle strategie a mediazione. Con questo vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto!